Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Credo che non ci fosse risposta migliore per quanto riguarda il calcio giocato di quella vista questa sera, questa prestazione di grande intensità, qualità e anche voglia che hanno lasciato sul campo Napoli e Roma, partita finita sul pareggio 2-2 e secondo me un risultato anche giusto per quello che si è visto in campo, perché la partita può essere suddivisa proprio in due parti, cioè un primo tempo a favore a mio parere dei giallorossi e un secondo tempo di marca partenopea. Però credo fosse importante perché arriviamo da un derby d'Italia, quello di ieri, vinto dall'Inter per 3-2 sulla Juventus, che ha chiaramente generato tante polemiche. Giustamente abbiamo parlato degli errori arbitrali, ha parlato chi di dovere, cioè Chiellini e Comolli per quanto riguarda la società immediata Juventus, e poi la proprietà per quanto riguarda John Elkann, che ha alzato la cornetta e ha parlato con Gravina. Non so cosa cambierà, sappiamo che alcune cose verranno modificate nei prossimi giorni, però sarebbe facile mettersi qua e fare solo contenuti a lamentarsi delle scelte arbitrali e di quello che si è visto ieri. Secondo me bisogna fare qualcosa di diverso e si può superare questo sottolineando prima qualcosa che va sottolineato. Fa dispiacere un po' vedere ancora una parte del tifo interista che rispecchia un po', perché il calcio rispecchia quello che è poi la nazione, che come al solito deve andare ad attaccarsi a cose del passato sulle quali non voglio nemmeno entrare, perché la Juventus fino a prova contraria è sempre stata l'unica, sottolineo, che ha pagato, le ha pagate tutte, sempre e comunque, basti pensare anche al discorso Superlega, non voglio neanche entrarci, però sarebbe scontato iniziare adesso a fare questa polemica a chi è stato più avvantaggiato o chi meno. Una cosa è sicura, ieri c'era l'opportunità da parte della tifoseria dell'Inter, ma soprattutto di chi conta, cioè di Chivu, di presentarsi di fronte ai microfoni, alzare la mano e dire onestamente, visto che Chivu fino a questo momento era stato, a mio parere, uno degli allenatori più apprezzati da tutti per la sua capacità di produrre e di gestire la comunicazione, ma soprattutto per la sua onestà, ieri purtroppo perde la faccia perché in realtà l'Inter in sé, i tifosi dell'Inter non hanno fatto nulla di sbagliato e nemmeno Bastoni ha fatto nulla di sbagliato, perché il sistema gliene dà l'opportunità. Bastoni è figlio di una generazione di calciatori che comunque è furbetti, ma non è solo lui, ce ne sono in ogni squadra. Noi abbiamo Consensao che molto spesso accentua, quindi non mi vado a lamentare per quello che fa semplicemente Bastoni, mi vado a lamentare per altre cose, potremmo stare qua delle ore, ma credo che la mancata opportunità è stata quella di Chivu ieri, perché poteva presentarsi di fronte ai microfoni e essere onesto, come è stato fino a questo momento, alzare le mani e dire sì, questa scelta ci ha avvantaggiato, non era espulsione e quella è una simulazione. Basta, si andava avanti, si dava un segnale forte che si è tutti uniti, perché in realtà quello che oggi capita a me, domani capiterà a te, e non rendersi conto che questa era l'opportunità, questo era il momento giusto e la sede giusta, è una mancanza che non mi aspetterei da uno che siede sulla panchina, forse in questo momento più importante d'Italia, di una delle squadre che negli ultimi anni sta facendo di più dal punto di vista magari non delle vittorie, ma dei piazzamenti in Italia e in Europa, e questa era un'opportunità che Christian Chivu doveva andare a prendere. Comunque ragazzi, prima di parlare di quella che è stata la partita tra tra Napoli e Roma, mi raccomando iscrivetevi al canale, è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un commento, voglio sapere le vostre opinioni, e un mi piace, perché tutto questo spinge questi contenuti a sempre più juventini e fa anche piacere un po' vedere qualche volto nuovo su YouTube, perché vi ricordo che tanti sono sempre gli stessi. Comunque, penso che sia importante andare a sottolineare come queste due squadre oggi, cioè Napoli e Roma, si siano veramente affrontate a viso aperto. La Roma doveva portare un po' a casa scusate, un po' di più nel primo tempo, e secondo me il risultato di 1-1 in realtà è un risultato abbastanza bugiardo nella prima fazione, perché la Roma ha meritato di più, ha dimostrato che la voglia, la richiesta di Gasperini di avere un calciatore come Malè sta pagando, perché sta facendo la differenza. Anche oggi doppietta, nonostante il secondo gol arrivi su rigore, ma i rigori, come sappiamo, vanno segnati, ma soprattutto dimostra di avere necessità di quel terminale offensivo, e se l'avesse avuto probabilmente fin dall'inizio la Roma si troverebbe in un'altra posizione di classifica. Questo non lo sappiamo, ma possiamo comunque magari fare delle congetture. Purtroppo non porta a casa a sufficienza, non riesce forse a mettere, diciamo, la partita sul binario sulla quale l'aveva indirizzata, e quel pareggio abbastanza fortuito per quel rimpallo sul tiro di Spinazzola, anche se comunque il tiro
probabilmente, anzi sicuramente in porta ci finiva lo stesso, forse non dà giustizia a un primo tempo della Roma di elevata qualità. Poi nella ripresa arriva il Napoli, perché il Napoli nel secondo tempo ha chiaramente meritato di arrivare quantomeno al pareggio, e anzi negli ultimi minuti finali è sembrata, si è percepito che fosse la squadra che forse, se la partita fosse durata un altro 10 minuti, sarebbe anche potuta portarsi a casa i 3 punti che avrebbero sicuramente aiutato non poco la squadra di Conte. Però ci sono delle cose da dire riguardo a entrambi i tecnici. Gasperini sta dimostrando di essere un allenatore che si meritava ancora una volta l'opportunità di essere su una grande panchina di una grande squadra come la Roma, e fa piacere, anche se sono juventino, vedere che la Roma sta tornando a essere una di quelle squadre che conta nel calcio italiano, perché può senz'altro fare solo che bene al nostro sistema. Più squadre ci sono a livello anche europeo che possono dire la loro, più il sistema calcio funziona bene. Dall'altro lato vedo, e aggiungo anche il fatto che Gasperini ha anche sempre quella capacità di andare a utilizzare i giovani, perché vedere Vittorino, vedere comunque Vaz in campo a meno di 20 anni è un qualcosa che fa bene, nonostante non siano calciatori italiani, al sistema comunque calcio italiano. Dall'altro lato bisogna parlare di quelle che sono scelte di Conte, perché Conte, con una squadra che sappiamo è stata dilaniata dagli infortuni, quest'anno ha cambiato, perché ha iniziato la stagione in una certa maniera e poi questi infortuni hanno spinto Conte a migliorare come tecnico. E lo so che rimane l'onta della Champions League, lo so che rimane l'onta il pensiero che Conte non sia in grado di gestire il doppio impegno, cose che secondo me sono sempre mezze verità e sono comunque situazioni che non possono essere completamente concepite e capite, perché fino a prova contraria il Napoli ha avuto solo 12-13 giocatori di movimento da metà novembre fino ad oggi, e quindi non si può valutare la campagna che è stata fatta in Champions League, perché non sarebbe un qualcosa di onesto nei confronti di Antonio Conte. Però Conte è cambiato, perché ad oggi propone un calcio più offensivo, più dinamico, e soprattutto ha dimostrato di essere più malleabile. Una volta non lo era, e capisco che a volte può dare fastidio vedere che ci sono sempre quei tentativi magari da parte di Milinkovic-Savic, con questi lanci lunghi, di andare a cercare la punta e saltare tutta la squadra con quei lanci di 75 metri. Ma se tu hai un calciatore che gioca come portiere, che comunque come portiere è anche di buona fascia, che ha quella qualità, non andarlo a sfruttare sarebbe una pazzia. Credo che Milinkovic-Savic, scusate, se giocasse in Premier League probabilmente farebbe segnare le proprie squadre almeno 5-6 volte a stagione, quindi credo che quello non sia qualcosa che va giudicato. Credo che il Napoli abbia dimostrato, nonostante le carenze dal punto di vista degli uomini che gli mancano per gli infortuni, alcuni dei quali non sappiamo nemmeno come stanno, di aver comunque ritrovato un certo tipo di equilibrio. E poco conta che ci siano giocatori come Vergara, che spesso purtroppo denotano un po' di immaturità, anche se hanno 23 anni, dal punto di vista delle scelte, perché Vergara fa un po' il bello e il cattivo tempo. Se avesse un po' più di testa probabilmente potrebbe essere un giocatore molto più importante per il Napoli. Però credo che questo pareggio di per sé ci dimostra come in realtà il calcio italiano abbia ancora delle potenzialità, nonostante non ci siano tantissimi calciatori di prima fascia. Però penso che non sia solo difesa, penso che, come abbiamo visto ieri Spalletti, ma anche lo stesso Chivu, il calcio italiano può ancora regalarci delle partite di un certo tipo di qualità. Il Como, nonostante insomma i suoi alti e bassi, soprattutto magari dovuti dalla gioventù e anche da Fabregas, che è un po' estroso, sì, magari perde qualche punto per strada, però anche l'Atalanta sta tornando, e credo che questo pacchetto di 7 squadre, lascio da parte, metto il Milan perché è lì davanti, ma dal punto di vista della qualità mi scuso, ma secondo me Allegri non ha la stessa qualità, e questa è la mia opinione personale. Però credo che faccia bene al sistema calcio tornare a parlare di calcio e vedere più squadre che come stasera offrono un qualcosa in più, offrono qualità, offrono voglia e offrono uno spettacolo. Quello di ieri sera è stato sì comunque uno spettacolo, perché entrambe le squadre se la sono giocata fino alla fine, però è stato uno spettacolo che è stato, purtroppo c'è l'onta di quella espulsione che ci ha tolto l'opportunità di vedere una partita allo stesso livello di questa sera. Quindi complimenti, a mio parere, alla Roma di Gasperini e al Napoli di Conte, perché se quest'anno ormai il campionato sembra avviato nelle mani dell'Inter, e credo che forse solo la Champions League potrà magari mettere il bastone tra le ruote ai nerazzurri per un altro scudetto, a parte quello, secondo me l'anno prossimo sarà tutta un'altra storia, e spero che comunque ci sia la volontà da parte di questo calcio di migliorare, che ci sia la volontà anche da parte
dei tifosi di cercare di fare un passo di maturità, e forse ci servirà un cambio generazionale quando finalmente non ci saranno quelli come noi che hanno vissuto i tempi del 2006 e che ormai si attaccano solo sempre alle stesse cose. Forse in quel momento il calcio farà quel salto in più definitivo in cui si parlerà più di spettacolo e di sport di calcio giocato, e si faranno leggi più, regole più ad hoc per andare a togliere i furbetti che ci sono ovunque, non solo nel calcio ma soprattutto nel calcio, e a penalizzare a chi vuole rovinare, secondo me, uno degli sport più belli del mondo. Un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni, sempre a Forza Juve.